Tutti, in questo nuovo video alimenterò il mio amplificatore, visto nei video precedenti, con questo trasformatore. La rete già alimentato e tutto. Faccio vedere brevemente lo schema tolto dalla rivista Nuova Elettronica, dove c'era l'amplificatore, quello IGBT. Lo schema è questo: trasformatore e raddrizzatore. Io ho messo solo due condensatori da 10.000 microfarad. Il trasformatore è composto dal primario e questo secondario. Nel mio caso il secondario usciranno 30 volt perché il trasformatore che ho trovato è quello. Adesso vediamo, andiamo a vedere le tensioni. Andremo anche a vedere la forma d'onda che ci sarà all'uscita qua del trasformatore. Allora, adesso proviamo a vedere. Ho già collegato la massa. La forma d'onda che esce al ponte raddrizzatore è questa, 50 Hz. No, non è quella che esce dal ponte raddrizzatore, ma è quella che esce dal trasformatore, perché dal ponte raddrizzatore dopo è già livellata. Dunque la forma d'onda è questa. Ok, riesco a capire come mai è un po' tagliata. Adesso andremo a vedere la tensione in alternata da uscita del trasformatore e la tensione in continua ai capi del condensatore. Allora, alternata. Qua siamo sui 32 volt per ramo, 32 di qua, 32 di là. Ok, quasi 33. E in continua siamo 43, sufficienti per il nostro amplificatore. L'amplificatore è già alimentato. Andremo a vedere con la pinza amperometrica l'assorbimento dei finali, che confrontandoli con quelli dell'altra volta. Poi andremo anche a vedere, butteremo dentro un segnale sinusoidale da 50 Hz a 15.000 Hz. Lo farò col cellulare e vedremo un po', amplificando il segnale, cosa succede in uscita. Ora sentiamo un po' di musica. La volta scorsa eravamo sorpassavamo 1 ampere amplificandolo con questi convertitori alimentati a 12 volt. Ora vedremo alimentati direttamente da questo trasformatore. Diamo la pinza in alterna continua, facciamo l'azzeramento, ci mettiamo sul ramo del canale. Siamo un po' più bassi di potenza rispetto a tra questo alimentatore e i due convertitori.
perché l'alimentazione questa arriva solo 43 volte, non arriva quasi a 50 volte. Dunque siamo un po' bassi di tensione, però arriviamo lì a 0,8 e al suono non si sente la distorsione. Poi faremo le prove con il generatore di onda sinusoidale, vedremo le varie frequenze come si comportano. Dato che non riuscivamo a superare un ampere, mi è venuta un'idea. Alzerò al massimo il guadagno dei due amplificatori. Si è anche sentito. Vabbè. Proveremo a far partire, vedremo la musica, vedremo se... Siamo riusciti a superare tranquillamente un ampere avendo aumentato il guadagno dell'amplificatore. Ok, abbiamo visto anche come si comportava la tensione prima del ponte raddrizzatore, che si abbassava ma riusciva a tenere bene la potenza. Ora collegherò queste tre resistenze su un canale e poi butterò dentro un segnale sinusoidale per vedere come si comporta l'amplificatore. Ora vediamo le nostre resistenze quanto misurano. Sono tre in parallelo, circa 7 ohm dovrebbero misurare. 7 ohm e 19. Sono tre resistenze da 100 watt in parallelo, da 20 ohm mi sembra, 20 ohm. Ok, colleghiamole, a posto la cassa mettiamo questo. Tutte e due e mettiamo questo. Ok, come generatore sinusoidale io ho usato questo programmino sul telefono. Allora, programmino qualsiasi che genera frequenze audio, questo qua. Ma siccome avendolo già provato mi sono accorto che il segnale di uscita era molto bassa, ho installato anche quest'altro programma, questo, che aumenta un po' aumenta il segnale del generatore di frequenze. Adesso andiamo subito a vedere, colleghiamo l'ingresso. Ok, collegato la sonda sull'ingresso, andiamo a vedere il segnale di ingresso. Aumentando il volume con il suo programma, arriviamo al massimo, ma vediamo che il segnale è basso. Siamo all'incirca 1 volt.
mezzo volt con il volume al massimo. Io ho installato anche l'altro programmino, che è questo, Booster Speaker. Praticamente schiacciando quel pulsante qua il segnale aumenta molto di più. Adesso siamo distorti perché vedete l'onda quadra che si è distorta, l'onda sinusoidale che si è distorta. Io lo abbasso finché il segnale è bello, non è distorto. Ok, andiamo sull'altro programma e qua possiamo aumentare e diminuire la nostra frequenza. Ok, e siamo sempre su quei 37 Hz, è un po' brutto il segnale. Ok, 92, siamo sempre scala 0,5, 1 volt e mezzo più o meno, siamo su 1 volt e mezzo. Ora si tratterà di andare a vedere il segnale in uscita. Le resistenze già scaldano un pochettino, così siamo al massimo. Andiamo a vedere il segnale di uscita. Non collego un'altra sonda qua perché con questo amplificatore collegato a ponte lo zero centrale, che è la massa, non è il meno dell'uscita dove va collegato la cassa. Sono proprio due uscite separate che vengono dai finali. Non ho lo zero come massa, dunque devo staccare, perché se dovessi collegare tutte e due le sonde a quel punto lì c'è qualche rischio. Alimentiamo l'amplificatore. Ok, vedete la forma d'onda, siamo sui 20 volt e qua siamo già come volume, siamo al minimo. Dunque 20 volt per gradino. Andiamo a vedere, no, è questa, teniamolo il più basso possibile, 2, 4. Ora andiamo a alzare, vedremo se le resistenze scaldano. Andremo a alzare il volume. Vedete l'amplificatore come lavora? Non ha ancora andare in distorsione, sono tiepidine le resistenze. Cambiamo frequenza. Cambiamo frequenza. 777. Le resistenze sono tiepide. Proviamo a alzare ancora un po'. Alziamo piano piano perché così ho alzato tutto il volume. Così è 0. Scala dei 20 e l'onda sinusoidale siamo, mettiamola bene in riga, siamo a 20, 1, 2, 40, 45, 46. Vediamo che però andiamo sui 40-50 Hz. Ok, proviamo a alzare il volume sui 50 Hz. Vediamo anche qua la semionda, che è un po' brutta ma non distorce. Le resistenze cominciano a essere tiepidine. Ok, saliamo di frequenza.
Vedete che non c'è nessun taglio sulla punta le resistenze, però stanno scaldando. Abbassiamo un po' il volume. Aumentiamo la frequenza. Aumentiamo la potenza. Alziamo al massimo il volume. Vedete com'è bella perfetta? Dunque l'amplificatore, sicuramente non siamo al massimo dell'amplificatore perché come segnale di volt in ingresso massimo mi sembra che ci sono, si può applicare un segnale da 1,5 volt più 1,5 volt, saranno 3,5 volt di picco. Così scalda. Allora abbassiamo. Ho recuperato la scheda tecnica che dava Futura Elettronica. Sensibilità d'ingresso 0,81 volt RMS su 4 ohm e 1 volt RMS su 8 ohm. Ora andiamo a leggere il nostro segnale in ingresso con questo tester della Fluke, sperando che visualizzi il valore RMS, però più o meno dovremmo esserci. Allora facciamo una bella cosa, il volume adesso è al minimo, lo mettiamo a 0, lo mettiamo al minimo, andiamo a leggere che valore c'è. Volta alternata, andiamo a leggere il valore. Siamo sui 0,3 volt RMS, possiamo arrivare fino a 1 volt. A 1 volt abbiamo la potenza massima proviamo a salire al massimo, vediamo quanti volt abbiamo, non riesco a toccare. Ok, 0,5, dunque ci mancano ancora 0,5 volt per arrivare alla potenza massima di questo amplificatore, però fino a quel valore qua di ingresso l'amplificatore non distorgeva. Proviamo a vedere un'altra cosa, vediamo se riesco a tenere i puntali qua e andare a cambiare la frequenza. Cambiando la frequenza, 46 Hz, siamo ancora al massimo, ancora 0,5 volt. Andiamo sui 13.000, segnale d'ingresso, siamo ancora sui 0,5, 0,49. Ok, abbassiamo e riattacchiamo l'amplificatore. Siamo sui 5.000 e andiamo a vedere ancora l'ingresso. Siamo sui 0,3. Piena potenza 0,5. Ora con questo tester impostato su temperatura andremo a misurare la temperatura delle resistenze e poi quelle dei finali di potenza. Allora togliamo la resistenza, mettiamo la sonda su una resistenza. La potenza sarà distribuita su tutte e tre le resistenze, dunque scalderanno
tutte e tre uguali più o meno. Andiamo a aumentare il segnale di uscita, vedete? Mettiamolo al massimo, possiamo vedere anche quanta corrente c'è in uscita. La temperatura che sta salendo. Ampere 6, però si deve capire a che frequenza. Cioè 50 Hz, 2 ampere e 8, è una bella corrente. Tre ampere e 8 con il segnale che tenta di distorcere appena appena. Temperatura siamo già a 50 gradi. Lo abbassiamo un po'. Ok. Sta distorcendo, però non so il motivo. Dopo 5 minuti con 2 ampere e 54 di assorbimento sui finali, sulle resistenze, siamo arrivati a 100 gradi, 104 gradi. Le resistenze sono a 104 gradi. Vediamo il dissipatore quanti gradi misura. Il dissipatore sarà sui 70 gradi, vicino ai MOSFET. 65. Ora farò l'ultima prova, ancora col segnale con la forma d'onda sinusoidale. Butterò dentro il segnale nell'amplificatore, ma stavolta lo alimenterò con l'alimentatore che avevo adoperato la volta scorsa, 12 volt, solo che massimo posso prelevare 20-25 ampere. Userò un solo canale come prima e vedremo come si comporta. Allora, partiamo, siamo già a 1 ampere, mettiamo dentro la nostra sonda per misurare la temperatura e qua siamo già 10-12 ampere. Ci alziamo col volume, vedete l'alimentatore 20 ampere, teniamolo qua un po', 1 ampere 63. Non abbiamo ancora da raggiungere i 3 ampere che abbiamo raggiunto prima col nostro alimentatore da rete, anche perché io ho abbassato un po' il guadagno dall'amplificatore.
se no con l'alimentatore qua mandava subito fuori scala, assorbiva troppi ampere. Però vediamo lo stesso come si scalda, e la semionda alzando si distorce. Allora aumentiamo ancora un po', portiamolo sopra i 20 ampere, che è già al limite questo alimentatore, da me è costruito. Infatti dietro scalda un po'. Siamo a 20 ampere, 1 ampere e 70, e le resistenze stanno scaldando. 43, 44. Il finale è già caldo da prima. Siamo a 443 Hz. La forma d'onda non distorce neanche sulle alte frequenze. Ok, siamo a 2750. Ci alziamo ancora un po' in frequenza, 8000. Peccato qualcosa prima. Ok, 8000 Hz, 1,62. Qua però siamo un po' al massimo. Proviamo a salire ancora un po' di ampere, vediamo come si comporta. Ancora 2-3 ampere ce la facciamo. 1,72. La resistenza scalda, ma pian piano non riusciamo a raggiungere la potenza di prima, perché sono limitato dall'alimentatore. Andiamo giù frequenze più basse, 44 Hz. Siamo attorno sempre a 1,6, 1,6, 1,6, 1,7. Le resistenze al massimo arrivano a quella temperatura qua. Andiamo a misurare il finale. Vedete l'alimentatore come tiene? Abbiamo i finali che sono ancora sui 65-70 gradi. Abbassiamo un po' prima che l'alimentatore, però tiene bene l'alimentatore. Però alzare anche un po' la tensione. Vedete che si alza, ce la fa ancora alzare la tensione. Il trasformatore è freddo, non è tanto caldo, 250 watt di trasformatore, però il dissipatore con su la tavola transistor è bella calda, sarà sui 50 gradi. Abbassiamo il tutto. Ok, spegniamo il generatore. Ok, ciao a tutti, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace.